Buongiorno la radio libera di informare. Prendiamo spunto da quello che è successo a Capodanno con i Maranza per andare a parlare del prossimo argomento, che è l'Islam, che è connesso ma non per forza. Molti Maranza sono islamici, ma non tutti gli islamici sono Maranza. Però da lì si parte per parlare di questa vicenda che scuote l'Italia e la interroga. Lo facciamo con una fotoreporter e scrittrice, il suo canale YouTube Islam Criticato, Paola Caffira. Buonasera. Buonasera Gabriele, grazie mille, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, l'invito arriva anche grazie ai nostri ascoltatori qui, giornale radio, che ti hanno chiesto a gran voce e appunto ti chiedo, partiamo da Capodanno, perché poi è lì, questi ultimi Capodanni che fanno tornare, oltre che al Ramadan, la questione Islam in Italia. Questi ragazzi ci sono, queste persone vivono qui, ma come in tutta Europa, e tu ponevi l'attenzione su una pratica che ha un nome, in realtà è la traduzione araba di molestia di gruppo, che spiegaci bene cos'è, perché c'entra col Capodanno, perché c'entra con il mondo islamico. Spiegaci perché per te questa vicenda qui c'entra con l'Islam. Sì, c'entra assolutamente con l'Islam. Allora, stiamo parlando del Taharrush Gamea, che io di solito, per semplificare, chiamo semplicemente Taharrush. Sono molestie sessuali di gruppo, stiamo parlando di 20-30 uomini che si gettano su una donna sola, che ovviamente durante la molestia, che ha delle dinamiche ben precise, può essere anche ovviamente picchiata, derubata e violentata. Il Taharrush purtroppo è una pratica... Da dove arriva? Che arriva direttamente, io credo, anche dal pellegrinaggio di La Mecca, ad esempio. Sai che ogni anno i musulmani fanno questo pellegrinaggio, no? Sì, fa parte dei 5 pilastri dell'Islam, l'elemosina, eccetera, eccetera, tra cui anche il pellegrinaggio alla Mecca, sì. Esatto, ci sono moltissime testimonianze di donne, e non solo, ma anche del marito stesso, che appunto raccontano di essere state molestate durante proprio questa sorta di processione che fanno attorno alla Kaaba. Purtroppo la stessa cosa si verifica anche in altre città, sempre dei paesi islamici, come ad esempio l'Egitto, dove è molto frequente. Infatti noi in Occidente siamo venuti a sapere di questo fenomeno orrendo proprio con le primavere arabe, che fu un momento, se non erro era il 2011, in cui una giornalista di origine sudafricane, Lara Logan si chiama, venne stuprata e addirittura venne molestata, ma in piazza, sempre da decine e decine di uomini. Riuscì a sopravvivere per miracolo, venne molestata anche con delle aste di bandiera, con degli oggetti e con dei bastoni. In quel momento in Occidente scopriamo che cos'è il Taharrush, e purtroppo in seguito a Capodanno del 2016 si verifica la stessa cosa in Germania, e non solo, anche in Inghilterra, anche in Svezia, ma soltanto in Germania. Tu immagina, Gabriele, che in una notte abbiamo avuto 1300 donne molestate, di cui alcuni stupri e alcune molestie, altri furti, violenze di ogni tipo. Questo è il Taharrush. La donna si ritrova al centro di diversi cerchi che vengono fatti attorno a lei. Il primo cerchio sono uomini che la molestano, il secondo cerchio e il terzo sono uomini che fanno finta di volerla aiutare e di voler fermare i primi. In realtà la ributtano nel cerchio, e da questo cerchio la donna non riesce a uscire. A Milano è successa la stessa cosa questo Capodanno, quindi 2 mesi fa, ma era successa anche, mi sembra, 2-3 anni fa, una cosa molto simile. Ecco Paola, devo chiederti però, perché questo c'entra secondo te con l'Islam? Perché porto degli esempi: lo stupro di Catania, dove 7 persone vennero fermate per uno stupro di gruppo in branco, dove ogni volta che c'è una riunione degli alpini vengono fuori delle denunce per molestie. Ora, ti volevo chiedere, perché invece in questo caso il Taharrush, che è esattamente la traduzione letterale di molestia sessuale, non è che c'è scritto nel Corano, credo, Taharrush, perché è diverso in questo caso? Perché l'Islam c'entra? C'entra, e addirittura nel Corano c'è scritto di molto peggio, perché quello che tante persone non sanno è che purtroppo le donne miscredenti, secondo il Corano, che è la parola diretta di Allah, è come se Dio mi parlasse adesso in casa, sì, prevede proprio la schiavitù sessuale. Quindi tutte le donne che non Dove? Diciamolo, perché uno magari può andare a controllare le fonti. Allora, le fonti sono nel capitolo 4, nel versetto il 3 e il 24. Poi lo stesso concetto si ripete nel capitolo 33 al versetto 50, e poi nel capitolo 70 al versetto 30,
e addirittura sto dimenticando un altro punto in cui viene rimenzionata la schiavitù sessuale. Adesso ti spiego però le parole che Allah usa. Vai. E deve essere il capitolo 23 nei primi versetti tipo dall'1 al 6. Allora Allah semplicemente dice agli uomini musulmani che loro possono sposare fino a 4 mogli e poi possono avere delle ancelle oppure delle donne che la loro mano destra possiede. Ovviamente una persona che legge il Corano dice chissà di cosa sta parlando. Perché? Perché del Corano effettivamente non si capisce niente, è il testo più illeggibile al mondo secondo me. A quel punto però se una persona apre i tafsir ad esempio, che sono tutti online, sono consultabili in inglese, in arabo, si scopre che effettivamente i commentari parlano proprio di schiavitù sessuale e queste sono cose che vengono anche dette ultimamente dagli imam anche in Occidente, anche in inglese. Voglio dire, ci sono predicatori che non si nascondono più. Una volta, fino a qualche anno fa, dovevamo andare a cercarle queste cose, tradurle dall'arabo, adesso invece ci sono. E ti dico, nella fattispecie non si tratta il taharrush di schiavitù sessuale, per quanto appunto addirittura il Corano preveda molto peggio del taharrush, ma si tratta proprio di imposizione della Sharia. Perché? Perché l'Islam come unico obiettivo che ha sulla terra nostra, diciamo, dei miscredenti, dei non musulmani, è proprio quello di imporre la Sharia e questa Sharia può essere imposta in diversi modi, parlando, mentendo, facendo attentati. In questo caso, secondo la Sharia, le donne non possono uscire di casa da sole senza il guardiano maschio, che viene anche chiamato mahram, che può essere mio marito, mio fratello, mio padre. Quindi per intimidire la donna semplicemente si creano queste circostanze, come ti dicevo anche prima in Egitto. La maggior parte delle donne egiziane vorrebbe andare a lavorare, ma non riescono, semplicemente perché vengono molestate anche solo alla fermata dell'autobus e quindi rinunciano, sempre per questa mentalità che la donna deve restare a casa a meno che non abbia il guardiano maschio, che di solito è il marito, eccetera. Dal nostro punto di vista, che in Egitto non siamo, ma che siamo addirittura in Occidente, dove tutte le donne, secondo l'Islam, non ovviamente secondo tutti i musulmani, ma l'Islam insegna questo, sono schiave sessuali. Ecco, figurati, il taharrush che mi sto è la cosa leggendo più... quelle righe che aveva detto del capitolo 4, ma non leggo la schiavitù e magari sono io che... Cioè, perché Perché poi... Allah non parla di schiavitù, ma parla o di ancelle oppure di donne che la vostra mano destra possiede. E allora devo farti una domanda, cara Sì. Paola, perché leggevo l'altro giorno un approfondimento interessante sul Corano, dove in un punto del Corano dove si dice se la vostra donna vi dà scandalo, e qui c'è una parola che viene tradotta con battetela, ma in realtà poi altre traduzioni dicono allontanatevi da lei. Ora, non è che forse è stato utilizzato questo libro dalla cultura del momento, che magari a quei tempi era più patriarcale di quella che è oggi, oppure per scopi, come dire, di potere è stato volutamente travisato in alcune sue parti, oppure credi che veramente ci sia un progetto diabolico di sottomissione, stupri all'interno di questo libro? Guarda, non credo che sia un progetto diabolico, è proprio che l'ideologia islamica è questa ed è estremamente particolare. Tu tieni conto che in questo momento, dopo l'accordo fra Israele e Hamas, noi abbiamo in Europa un attentato terroristico ogni 2 o 3 giorni. Se mettiamo insieme anche la Germania, Vienna, qualche ora fa hanno fatto evacuare tutta la stazione. Poi c'è il fenomeno delle grooming gangs in Inghilterra, quindi che ci sia la sottomissione. Pakistan. Esatto, bravissimo, che ci sia la sottomissione della donna musulmana, che addirittura vale di più della donna miscredente nell'Islam, questo è ovvio. Quello che tu hai letto, la traduzione, in realtà quello che dice esattamente il Corano è che se la moglie se il marito teme che la moglie non voglia più essere subordinata al marito, può essere picchiata. Ci sono diversi step che Allah dà, diciamo, come istruzioni. L'ultima è proprio quella battetele, il famoso battetele, che purtroppo molte persone iniziano anche a conoscere. Quindi che sia un progetto diabolico, che sia stato travisato, di sicuro tantissime traduzioni le traducono male apposta affinché i miscredenti ci capiscano sempre meno, perché di traduzioni del Corano ce ne tantissime. In realtà quello ufficiale, anche distribuito nelle moschee italiane, parla proprio di violenza domestica. Poi i campioni sono campioni, cintura nera nel mentire, nell'intortare chi magari non se ne intende.
Paola, devo farti una domanda a questo punto, perché Sì, qui in Europa abbiamo tanti figli di seconda generazione, no? Persone che arrivano magari da sì. paesi nordafricani, che sono cresciute qui, con persone che vivono qua da 30 anni, i loro genitori lavorano, magari sono anche cittadini italiani, che però poi si scontrano con i nostri valori, e mi chiedo se ce li abbiamo ancora, e scelgono comunque, si sentono più attaccati a ciò che invece gli è stato insegnato. Allora, devo fare una domanda, o non sono abbastanza forti i nostri valori, oppure c'è un'incompatibilità? Cosa ne pensi tu? Dunque, l'incompatibilità c'è di sicuro, non è possibile che una ideologia come quella islamica sia compatibile con quella occidentale, sono proprio una l'antitesi dell'altra, Mm. tant'è che l'Islam si scontra poi non solo poi con gli occidentali, ma anche con qualsiasi altra ideologia o religione, dai buddisti, gli induisti, Israele stessa, è proprio un conflitto perenne con qualsiasi altra ideologia e sono tutte incompatibili perché teoricamente l'Islam dovrebbe conquistare il pianeta Terra, questo è quello che Allah dice. Cioè dici è troppo il fatto che sia messianico, il fatto che voglia unire rende incompatibile con uno spirito nazionalista, stai dicendo? Sì, poi l'altra cosa effettivamente che tu hai notato anche è molto vera, io l'ho riscontrata di frequente, sempre seguendo queste notizie, quindi non per forza tutti i musulmani la pensano, ci mancherebbe, ma effettivamente ricorre molto spesso questa identificazione eterna come musulmano, quindi il pakistano che sta in Inghilterra non si identifica come inglese e nemmeno come pakistano, ma come musulmano, e questo effettivamente ha una radice nell'Islam, nel senso che l'Islam si considera una nazione, una comunità islamica, viene usata a volte anche la parola umma in arabo, e questa comunità islamica esiste semplicemente dove esistono i musulmani ed è uno stato, tra virgolette, non come lo intendiamo noi, ma è tutto particolare l'Islam, semplicemente che non ha confini geografici o peggio ancora che ce li ha in espansione. E quindi è previsto dall'Islam che questa nazione che si sposta abbia diverse strategie per andare avanti, fra cui questo esercito, fra virgolette, che in realtà non è un esercito ma è una piccola percentuale di persone che fanno comunque attentati terroristici spaventosi e uno di questi modi di espandersi Vabbè, anche può essere il Tarrush. fare attentati terroristici o stuprare le persone non mi sembra un modo per avvicinare alla religione. Poi non so come. Cioè adesso, mi sembra che. Adesso magari si ritrovano il giovedì sera al Fight Club dei musulmani e dicono adesso stasera andiamo a stuprarne 4 e 5, almeno andiamo avanti alla religione. Ma non è. Cioè, c'è un Fight Club, si ritrovano, c'è un consiglio dei saggi. Come funziona ad organizzare questi tarush che ci stai raccontando? Ma io penso che sicuramente esistano delle chat, tu tieni conto che c'è stata una caccia all'ebreo quando c'è stata la partita di calcio ad Amsterdam e lì si erano proprio organizzati per tempo, qualsiasi cosa abbiano detto i tifosi israeliani e sappiamo normalmente che negli stadi vengono dette anche cose orrende, ad ogni modo la chat esisteva da giorni prima, si erano organizzati prima, dopodiché io non so se esista proprio un luogo di ritrovo dove si diano, ovviamente non chiedo so perché cosa sembra accade. questa Tarush che ci raccontavi sembra una specie di organizzazione terroristica che si propone di andare e, come dire, rape, stuprare le donne, però invece non cioè, non so, non capisco se è un fattore che nasce spontaneo nei momenti di confusione oppure c'è un'organizzazione dietro. Secondo me c'è un'organizzazione dietro, nel senso che fra musulmani purtroppo queste cose si sanno, si sa anche di La Mecca. Tu pensa che addirittura c'era un'apostata che raccontava che quando si è recato al pellegrinaggio il tassista ha avvisato la moglie dicendogli occhio adesso che vi avvicinate al luogo del pellegrinaggio perché sua moglie rischia di essere molestata. Quindi sono cose che a noi effettivamente sembrano cose dell'altro mondo, fantascienza. Eppure stanno comunque accadendo tutte, si stanno verificando tutte e sono tutte collegabili E la soluzione dell'Islam. qual è, Paola, a questa situazione? Perché queste persone sono qui, sono tante Sì. e comunque, come dicevi tu, a volte si sentono più attaccate alla loro origine rispetto a quella attuale. Per cui come si può risolvere questa vicenda, secondo te? Allora, Posto che la domanda non è semplice, mi scuso.
No, figurati, posto che ci sia una soluzione, perché immagina, Gabriele, che noi chiudiamo adesso tutte le frontiere, cosa che tra l'altro io non ho mai anelato nemmeno nei contenuti che divulgo online. Chiudiamo tutta l'immigrazione, noi restiamo con tantissime persone di fede, di ideologia islamica, e sicuramente solo una minima parte di queste è comunque pronta anche solo a fare il martire, perché nel Corano c'è anche il concetto del martirio, cioè io mi faccio ammazzare per la gioia di Allah, e quindi capisci che la soluzione a questo punto io non credo che ci sia, anche chiudessimo tutte le frontiere adesso. Rimarrebbe a questo punto, ipotizziamo, chiudiamo tutte le frontiere perché l'ho deciso io, da domani i musulmani che sono in Italia, che sono in Europa, devono perlomeno essere ispezionati e attenzionati. La prima cosa da vedere è che la bambina in casa abbia i diritti che le spettano come diritti dell'infanzia. Tieni conto che nel versetto 4 del capitolo 65 del Corano le bambine sono condannate al peggior crimine del mondo, perché Allah dà il diritto divino tra virgolette, di prendere in sposa una bambina. Dopodiché esiste anche il delitto d'onore. Il delitto d'onore può essere fatto, ma questo lo sto dicendo in difesa dei musulmani, nel senso che prima che l'Islam si manifesti come problema per noi che non siamo musulmani, è già un problema per i musulmani stessi. I gay sono condannati a morte, gli apostati sono condannati a morte, poi c'è il delitto d'onore, anche questo nel Corano, nel capitolo 18, certo, che si ricompone. Insomma, di problemi ce ne sono tantissimi. Bisognerebbe attenzionare le persone, le famiglie, iniziando soprattutto dalle bambine e dalle ragazzine che non sono libere neanche di vestirsi come vogliono. Loro magari fanno il discorso opposto e dicono: le vostre ragazzine che vanno in giro nude alle medie. Detto questo, Paola, siamo purtroppo arrivati in fondo. Se i nostri ascoltatori volessero seguirti, a parte il tuo canale YouTube Islam Criticato, dove ti trovano? Sempre su YouTube Islam Criticato, perché sono solo lì. No, beh, volevo farti dire che c'è Twitter, X, dai, scusami. Sì, Twitter, sì. Tra anche l'altro, Twitter, se aprite Twitter di Paola Cafira, trovate Israele mi paga per allenare i delfini e diffondere bugie sulla religione di pace. Sì, vabbè. Mi ha fatto molto idea. Poi, se ti pagasse pure Israele per addestrare i delfini, non ci sarebbe alcun male. Paola Cafira, grazie, ci sentiamo presto. A presto. Grazie, Gabriele, ciao, a presto.